Prima di cominciare il video vi ricordo, amici, di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre sintonizzati sui nostri progetti futuri. Ciao! Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete oggi siamo nel bosco, siamo tornati nel nostro bosco. Per quale motivo? Perché è la stagione degli asparagi. Non so se vi ricordate, ma l'anno scorso avevamo già portato un piccolo video, diciamo, riassuntivo sulla raccolta degli asparagi, anche se, diciamo, l'anno scorso lo sapete benissimo il motivo per cui non si poteva andare a giro, quindi abbiamo dovuto anche rispettare le regole nonostante non si infrangessero, perché andavamo solamente nel bosco. Però abbiamo raccolto gli asparagi solamente all'interno del nostro terreno, mentre adesso oggi andremo a cercarli un po' più in alto, perché diciamo io dove possiedi i campi siamo circa a 300 metri di altezza, quindi non ci sono asparagi grandissimi, mentre dove andremo oggi andremo circa a 500-530 metri, dove lì si possono trovare anche tanti asparagi, anche se ho visto negli scorsi giorni c'è stato un grande circolo di persone. Io sono contento di questo, perché significa che le persone stanno tornando a vivere anche il bosco, e probabilmente questo motivo per cui siamo stati a casa è servito anche a sensibilizzare le persone, per capire anche che la natura va vissuta nel modo giusto. E niente, io quindi andrò alla ricerca degli asparagi. Dovete anche sapere che ci sono delle ordinanze regionali sugli asparagi. Per esempio qui in Toscana non c'è un limite massimo, quindi se ne può raccogliere quanto se ne vuole, chiaramente nel modo giusto, perché non bisogna deturpare la pianta, non bisogna rovinarla. Poi vi farò vedere come, anche se l'ho già fatto vedere nel video. Però controllate sempre l'ordinanza, perché è possibile che magari in qualche regione ci siano dei limiti anche per la salvaguardia delle piante selvatiche. Allora amici, siamo già nel bosco, come vedete alle mie spalle, e chiaramente noi stiamo seguendo un sentiero, ma fra poco andremo a cambiare direzione, perché come vi ho già detto, essendoci stata tanta gente lungo i sentieri, gli asparagi sono già stati trovati, quindi ci addentreremo dentro la macchia, andremo a posti un po' meno conosciuti e poi faccio vedere come si raccolgono, anche perché all'interno del nostro terreno stamattina ne abbiamo trovati 2 o 3, vedete? E niente, continueremo la nostra ricerca e speriamo di trovarne tanti, anche perché mia mamma mi ha chiesto di trovarli perché vorrebbe fare un bel frittatone. Allora amici, mi sono dimenticato di dirvi che io gli asparagi li metterò all'interno di questo secchio, che è un luogo più areato rispetto a un sacchetto di plastica, quindi non si vanno ad ammosciare, perché chiaramente un sacchetto di plastica poi la temperatura aumenta, si ammosciano, si rovinano, si perdono anche le proprietà degli asparagi, magari anche i sapori e gli odori. Poi per quanto riguarda l'abbigliamento, io sono vestito normalmente con dei pantaloni lunghi e delle scarpe normali, perché chiaramente anche andando all'interno della macchia magari si possono trovare delle serpi, dei biacchi o delle vipere, quindi bisogna sempre stare attenti a dove si mettono le piedi, anche per non trasformare una giornata di piacere come questa in una tragedia. Quindi si sta molto attenti, si cerca di non rovinare anche il bosco, quindi di avere rispetto sempre per la natura, anche nella raccolta degli asparagi. E adesso ci addentriamo e iniziamo la nostra raccolta. Allora amici, ci siamo addentrati nel bosco e come ci siamo, diciamo, immersi nella macchia, abbiamo subito incontrato una mandria di cinghiali, circa una trentina addirittura, quindi un grande numero, perché in questo luogo dove siamo adesso è riserva, quindi non viene fatta la caccia, quindi c'è un'enorme vastità di presenza di cinghiali. E appunto li abbiamo incontrati, sentivamo dei rumori, abbiamo battuto le mani ed è esploso un casino, perché qua sotto ci passa una fonte, quindi loro vengono a bere, diciamo, anche perché dovete sapere che, come ho già detto in un altro video, sono state fatte delle deviazioni delle falde acquifere a causa dell'alta velocità, quindi l'acqua non è più presente come una volta. Allora siamo all'interno della nostra macchia e al di là di cinghiali abbiamo già trovato anche i primi asparagi. Vedete, qua ce n'è uno, ma qua ne abbiamo trovato uno più grande. Come vedete abbiamo sia l'asparagina che questa che l'asparagio. Come vedete questo è anche abbastanza bello, e lo andiamo a raccogliere in questo modo. Non andiamo a tirare tutta la pianta, anche perché in questo modo gli anni prossimi magari avremo anche altri asparagi, lo andiamo a spezzare, anche perché dovete sapere che per cucinarlo servirà solamente la parte superiore, la parte inferiore andrà scartata, e in questo modo andiamo anche a preservare lo stato del bosco e lo stato dell'ambiente. E adesso andremo a cercarne altri, anche perché come vedete in questo punto
la gente, anche per la presenza dei cinghiali, non ci viene, quindi staremo anche un po' attenti perché essendo una zona dove non è aperta la caccia ce n'è veramente tanti. Qua ne abbiamo trovato un altro, vedete, questo è molto bello. Andiamo a strappare solamente la punta, eccolo qui, andiamo a mettere il nostro secchio. Qua ce ne sono altri, vedete, qua ce n'è uno veramente piccolo, questo lo andiamo a lasciare anche perché appena ci sarà la prossima pioggia andrà a crescere, quindi lo lasciamo per gli altri esploratori come noi. Mi piacerebbe veramente farvi vedere la mandria di cinghiali perché è stata veramente impressionante, veramente ce ne sono una quantità industriale, anche perché poi non so se vi ricordate, Mauro ve ne ha parlato all'interno dei video dei muri a secco, sono state ributtate delle specie, diciamo, che vengono dalla ex Jugoslavia e quindi in questo habitat trovano una facilità nell'accoppiarsi e a riprodursi, quindi ce ne sono veramente tantissimi. E il problema è che essendo cinghiali appunto vanno a distruggere un po' gli ambienti, gli ecosistemi, le piante di fico sono sparite e quindi anche questi cinghiali vanno a distruggere i muri a secco, anche le coltivazioni, le poche coltivazioni che ci sono vengono appunto distrutte. A me qualche anno fa mi è successo nella vigna che mi sono stati distrutti addirittura 5 filari di vite e quello è stato veramente un problema e è un dispiacere anche per tutta la passione che una persona ci può mettere. Allora amici, adesso ci siamo addentrati all'interno di una strada che poi è semplicemente un corso di un fiume. Qua ce ne sono veramente anche belli perché magari c'è più umidità. Qua c'è l'asparagina e come vedete qua c'è un bellissimo esemplare di asparagio che noi andiamo a staccare in questo modo. Ho visto che in questa zona ce ne sono molti, chiaramente quelli più piccoli li lascerò, mentre quelli più grandi li andiamo a prendere. Poi chiaramente quando avremo raggiunto un tot di asparagi per, diciamo, per fare la nostra frittata, termineremo la raccolta, anche perché non vogliamo andare a fare uno sconvolgimento all'interno del bosco, anche perché le vogliamo lasciare anche altre persone che magari poi si addentreranno in questi posti. Allora amici, ci troviamo sempre all'interno della macchia, vedete qua ce ne sono altri di asparagi, però questi li andremo a lasciare perché altrimenti poi non lasciamo niente agli altri. Vedete qua c'è l'asparagina e ci sono questi due ributti che non lasceremo anche perché sono troppo piccoli. Abbiamo avuto un altro avvistamento di cinghiali, chiaramente in questa zona, come vi ho già detto, non essendoci la caccia aperta, è veramente pieno. Allora amici, siamo a circa 530 metri di altezza, quindi è un'ottima altezza per gli asparagi e ne troviamo anche abbastanza grandi. Come vedete alle mie spalle c'è l'area fiorentina e alle mie spalle, a quest'altro lato, c'è una torre. Adesso vi spiegherò brevemente la storia di questa torre perché è veramente pazzesca. Colgo l'occasione appunto di riposarmi 5 minuti per appunto parlarvi di questo bellissimo edificio che si trova sulle pendici di Monte Morello, che praticamente siamo a Sesto Fiorentino, quindi a pochi minuti da Firenze. Come vedete alle mie spalle c'è un panorama incredibile, appunto siamo a circa 530 metri d'altezza, ma io volevo appunto parlarvi di questo edificio che si chiama appunto Torre di Baracca ed è stato costruito intorno al 1000-1100, quindi in piena epoca medievale, ed è stato addirittura motivo di contesa fra Guelfi e Ghibellini dopo la battaglia di Monte Aperti. Appunto aveva, diciamo, una strategia questo posto, perché come vedete c'è una torre che serviva per gli avvistamenti dei nemici, ma anche dovete sapere che Mauro Golini mi ha raccontato che nel 1960 ha avuto un crollo perché la torre era alta ancora più di 4 metri, quindi era altissima. Appunto questo edificio si riesce a vedere anche da Piazzale Michelangelo, che è appunto il luogo panoramico di Firenze bellissimo, e oltre ad avere questa appunto strategia di avvistare i nemici, vedete c'è una strada alle mie spalle e da questa strada appunto ci passavano i soldati, ci passavano le persone di un tempo, quindi questo posto, essendo stato abitato, andava anche a controllare le merci che passavano, andava a controllare anche le persone, i viandanti che passavano, quindi aveva una strategia incredibile. Adesso dagli anni 90 è stato abbandonato, è un peccato perché è veramente una struttura imponente e bellissima, ma ho visto che da poco tempo sono stati fatti dei lavori di smaltimento, perché fino appunto a 20 anni fa è stato abitato, era stato appunto abbandonato, macchine, camion, perché appunto gli ultimi ad abitare erano stati dei contadini. Appunto questa torre è veramente incredibile, ve la volevo far vedere perché appunto
ha un significato per me perché appunto si trova quasi sul monte, quindi è visibile da tutta Firenze. Si dice anche che sia la casa delle streghe, perché ha un che di diabolico anche. E nulla, io adesso mi riposo 5 minuti e poi successivamente ricomincio la raccolta degli asparagi. Appunto, come vedete, qua sono state fatte opere di pulizia, qui ci sono vecchie, diciamo, muri portanti di alcune case che probabilmente erano, diciamo, di alcuni contadini che coltivavano in questa zona. Vedete, qua c'è questa torre imponente, è veramente pazzesco anche il panorama che si vede da questo posto, e come vedete ha avuto un crollo perché era molto più alta, e qua sono molto contento che hanno fatto appunto questa pulizia, perché in questo modo si riesce anche a vedere da più vicino questo posto incredibile, che appunto è stato costruito in pietra alberese, che è una pietra calcarea che è molto presente nella zona, anche in alcune chiese purtroppo abbandonate. Allora amici, mi siedo giusto 5 minuti per riposarmi, sono su una barca. Chissà cosa ci fa una barca in cima alla montagna, non si sa, però mi riposo 5 minuti e poi ricominciamo la nostra raccolta degli asparagi. Allora amici, siamo saliti ancora e in questo punto abbiamo trovato un asparagio veramente bellissimo, guardate quanto è bello. Adesso lo andiamo a raccogliere, veramente un bellissimo asparagio, e appunto chiaramente li troviamo così grandi perché in questo posto siamo veramente alti. Continuerò a scandagliare la zona fin quando, diciamo, non avrò trovato quelli che mi servono appunto per fare questa ricetta in cucina, e poi appunto li lascerò per gli altri avventurieri. Allora amici, ecco qua i nostri asparagi, sono quelli che ci servono per fare appunto la nostra frittata, e è diventata veramente una giornata bellissima. E niente, io vi ringrazio per averci seguito, spero di avervi portato anche un argomento interessante con la storia della torre, perché ci tengo molto a questo territorio, e vi ringrazio e vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale per i prossimi progetti.